Buongiorno amiche e ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. In questi giorni mi avevano chiesto dei ciondoli con la tecnica wire e quindi ho deciso, in questo caso vedete sono degli orecchini, ho deciso di accendere la camera e di girare un tutorial per voi. Sapete che sul canale tratto tanti tutorial creativi, fatemi sapere se la tecnica wire vi piace, quindi commentate pure wire sì, wire no, giusto per farmi capire se vi interessa ancora questo tipo di tutorial. Allora, questo video è in collaborazione con la L-Beads Craft che mi ha fornito in questo caso i perni che sono in questa fatti in questa maniera, sono veramente bellissimi. Questo è il codice prodotto, ovviamente il filo da wire, ma me l'ha fornito in vecchie collaborazioni. Ovviamente vi metterò tutti i link utili giù nell'info box. Quindi il filo da wire io ne utilizzerò questo color oro nella dimensione di da 0,8 e da 0,5 per fare qualche avvolgimento. Oggi faremo gli orecchini, eventualmente poi nei prossimi giorni utilizzeremo anche qualche pietra particolare e insomma vedremo. Questo sicuramente è un approccio più semplice, abbordabile per tutti. Questo un pochino più complesso, ma se ci riesco io potete tranquillamente riuscirci anche voi. Allora, poi cos'altro ci servirà? Come vedete ci sono queste due bellissime pietre che fanno parte di un set da 10, questo è il codice prodotto, questo è Diaspro del Paesaggio, guardate, la confezione è da 10, ovviamente io ho scelto queste con delle sfumature ovviamente più simili e che comunque mi piacevano, perché probabilmente questi orecchini, questa coppia sarà la mia, poi le altre vedremo. Allora, quindi i materiali sono questi, poi ovviamente ci serviranno pinze di vario genere, tronchesine, pinze a punta piatta, a punta tonda di varie dimensioni, ma andranno bene anche quelle coniche. Ovviamente ci serviranno delle pinze da wire, un pennarello per fare un po' di segni sui nostri fili, ovviamente ci servirà il filo, un righello per prendere le misure, ovviamente incudine e martello. Quindi questi sono i materiali che ci servono, oltre ovviamente un po' di pazienza. Allora, passiamo subito al dunque. Ah, dimenticavo. La L-Beads mi ha rilasciato un codice sconto per le iscritte al mio canale, che vi metterò qui in sovraimpressione. E niente, direi un'azienda straconosciuta che vende veramente di tutto per la creatività, quindi io vi consiglio di andare a fare un giretto sul sito. Mi raccomando, quando acquistate state sempre un po' attente al peso dei pacchetti, perché ovviamente non dovete mai rischiare di incorrere nella dogana, quindi insomma mantenetevi sempre su pacchetti non pesantissimi. E niente, passiamo subito al dunque. Come primissima cosa, ovviamente spostiamo queste cose, cominciamo con il tagliare un pezzo da 13 centimetri, dopodiché andrò semplicemente a segnare con un righello la metà, quindi 6,5, e dopodiché segnerò 2 centimetri da un estremo e 2 centimetri dall'altro. Ok, questo perché la parte centrale, ovviamente questa, sarà ovviamente per i nostri orecchini, questa parte sottostante, quindi sarà proprio qui che io andrò ad effettuare la mia prima piegatura. Vado ovviamente a posare e a togliere queste cose e vado a prendere le mie pinze. Ho segnato sulle mie pinze, vedete, coniche, sempre con il pennarello. Ve l'ho detto un poco alla giapponese, pennarello. Ok, e quindi semplicemente in questo caso vado a fare in questo modo, mi metto in corrispondenza di dove ho fatto il segno. Non guardate le mie mani perché ovviamente ho fatto già altre cose prima e mi sono un pochino insomma
sporcata le mani. Quindi andate a segnare dove volete la vostra pinza conica, giusto per avere due asoline della stessa dimensione. A questo punto io vado a dare un piccolissimo colpetto con il martello, ovviamente mi allontano, qui al centro, per fissare un pochino questa parte. Mi raccomando, prendete poi la pietra di riferimento e procedete. Qua poi dovete andare ovviamente poi un pochino a sentimento per cercare di realizzare queste curvature uguali. Procedo. Ovviamente sul sito trovate tante altre pietre e tanti altri colori di filato, come per esempio questo, vedete? Io ce l'ho qui, quello in bronzo antico. Insomma, trovate tutti i colori, rame, oro, alluminio e così via. Adesso, ovviamente, con le mani o con un supporto, con delicatezza, cercate di dare un pochino di curvatura al vostro elemento e tenete presente che qui dove avete segnato i 2 centimetri dovremo andare ovviamente ad unire in questo modo e fare degli avvolgimenti. Quindi semplicemente con le mani cercate di curvare un pochino il vostro elemento a piacimento. Potete farlo più schiacciato, potete farlo una forma un pochino più allungata, cercate in ogni caso di farli simili. Io, come vedete, questo in realtà l'ho finito, ma sarebbe utile fare i 2 elementi e poi andare a montare la pietra in modo da poterli sovrapporre e fare identici. In questo caso ho fatto vari esperimenti anche prima, quindi alla fine mi sono stufata e sono andata così a braccio. Però voi, se riuscite, fate i 2 elementi e poi dopo procedete al montaggio della pietra. Quindi io adesso vado a sistemare alla meglio, insomma, i miei elementi. Ovviamente sfrutto i segni che ho messo prima a 2 centimetri e vado a raddrizzare, perché ovviamente qui, come ci siamo dette, si devono andare ad unire in questo modo, ok? Cioè, si devono andare a unire. Adesso fate un po' di pressione, schiacciate fino a raggiungere più o meno la grandezza dell'elemento desiderato. Vado a sovrapporre, ok? E diciamo che sono abbastanza soddisfatta del risultato. Prendo anche la mia goccia, vedete, scusate le mie mani ragazze, però vabbè, lo sapete già, mi conoscete, quindi per me va bene così. Quindi vado a dare qualche piccolo colpetto, ma veramente piccolo, perché il filo è da 0,8. Se fosse stato da 1 avrei dato anche qualche colpetto più deciso, però vedete che prima ho dato qualche colpo più deciso ed ho danneggiato il filo irrimediabilmente. Quindi leggermente, giusto per fargli mantenere la forma che volete, ma non troppo. Ok, come vedete ovviamente si è appiattito un pochino, non è più lineare, quindi è più stabile e così diciamo che mi piace. Potete ovviamente ancora esercitare un poco di pressione per sistemarlo come più vi piace. Ovviamente qua sapete che io non sono una super esperta di wire, quindi condivido quello che mi diverto a fare. Adesso andate a prendere, per fare l'avvolgimento, qui un pezzetto di wire più sottile, può andare bene da 0,4, da 0,5, insomma, e così. Eccolo qui, vedete? Ok. Vado stesso con le mani e faccio la prima, tra virgolette, piegatura. Scusatemi. Vado a fare la prima piegatura, perché questa degli avvolgimenti sembra una sciocchezza, ma vi assicuro che per me non lo è assolutamente. Ok, faccio in questo modo, ok, vedete? Così cerco di incastrare un po' lunghetto. Ok, quindi vedete? Sposto queste cose, vedete? In questo modo, ho veramente le mani indecenti, in questo modo
sono andata a inserire i miei due lembi. Adesso cosa faccio? Tengo ovviamente con una mano o anche con la pinza, ma io preferisco con la pinza, e vado a tirare in questo modo, ok? E stringo, dopodiché nuovamente faccio un altro avvolgimento, mi sposto un pochino su, appiattisco e con la pinza mi aiuto per fare questi avvolgimenti. Ne faccio ancora un altro, sposto sempre con le mani un pochino su e faccio quindi questa operazione. Ovviamente avvicinate e schiacciate. I miei avvolgimenti lo so che non sono da grande artista di wire, però ragazze bisogna condividere quello che ci piace, quindi diciamo che fatti i miei avvolgimenti potete farne ovviamente quanti ne volete. Io ne ho fatti 4 dall'altro lato e quindi ne farò 4 anche qui. Quindi tengo in questo modo, vado a piegare l'ultima volta e ovviamente poi appiattisco e con la tronchesina taglio i fili in eccesso, molto semplicemente, così e così. Io spero che sto registrando e che non sia tutto fuori camera, me lo auguro, perché sto andando un po', come dire, in automatico. Quindi va bene, continuo a appiattire, a sistemare e tutto quanto. E poi dicevo, ovviamente qui vedete c'è un po' di dislivello tra le due parti, evidentemente quando ho tirato il filo andate a pareggiare, quindi prendete la tronchesina e pareggiate, dopodiché mantenete, andate ad aprire e andate a fare le due curvette qui su. Ovviamente questo è tutto gergo tecnico. Quindi andate con le vostre pinze ed andate a fare il vostro riccioletto. Ovviamente potete farlo come più vi piace. Ovviamente osservate l'altro e cercate insomma di farlo più o meno simile. Il discorso lo sapete, è una questione di manualità, però insomma dandovi le misure del taglio del filo, mostrandovi come insomma come farli, non dovreste incontrare difficoltà, insomma non tantissime. Poi se il primo non vi viene super bello, voglio dire, per fortuna c'è sempre la possibilità di buttare e farne un altro, quindi diciamo che più o meno ok, per ora ci siamo. Adesso come vedete è semplice nella sua carineria, ecco, mettiamola così. Adesso dobbiamo andare a fare questa parte superiore. Adesso quindi prendiamo il pezzetto che abbiamo tagliato di 3 cm e andiamo a prendere anche in questo caso il centro, e come abbiamo fatto prima prendiamo sempre la nostra pinza, pieghiamolo al centro e incrociamo. Incrociamo in questo modo e io do una, non aprite troppo, do un colpetto di martello. Ovviamente sempre lo stesso discorso, siate caute quando andate a martellare. Ed adesso semplicemente ve lo mostro qui, dovete andare a realizzare due asoline ed andarvi a incastrare in questi due riccioletti. Quindi poi ovviamente potete farle più piccole, più grandi. Io vi ho detto una misura orientativa, quindi andate a realizzare le vostre asoline. Quindi procedo da un lato e dall'altro. Una volta che avete fatto insomma le vostre due asoline, semplicemente andate ad inserirli all'interno dell'elemento che avete realizzato. Aspettate che questa l'ho chiusa troppo.
quindi andate ad inserirle all'interno in questo modo e dopodiché andate ovviamente a chiuderle. Ed ecco qui, siamo quasi nella parte finale del nostro tutorial. Torno a prendere un pezzetto di filo da quello da 0,5, va bene anche 0,4, ed ovviamente a questo punto devo andare all'interno della mia pietra e devo andare a sistemare la mia pietra sulla base appena realizzata. Quindi se questo vi dà fastidio, questa parte potete anche realizzarla successivamente. Qui dovete stare un pochino attente, non vi fate male, non vi pungete, non vi graffiate. Fate semplicemente in questo modo. Vedete, io vado da dietro e poi risalgo su, tengo ben fermo e tiro con le pinze. Mi raccomando, ok, faccio in questo modo, nuovamente ripasso e faccio 2 avvolgimenti, quindi stringo e vado in questo modo e poi sistemo, stringo, ovviamente schiaccio un pochino, stringo e poi dopo regolatevi sempre ovviamente tenendo come riferimento l'altro orecchino, ok? Quindi vado ad avvicinare i miei avvolgimenti e dopodiché taglierò il filo in eccesso. Vedete che la mia spirale va verso il basso, quindi anche in questo caso andrà verso il basso, perché a volte uno si gira l'elemento tra le mani e avvolge nella parte superiore. Quindi andate da su verso il basso, fate la stessa cosa dall'altro lato. Ovviamente i tagli sempre sul retro, così dopo andate a sfruttare questo piccolo spazio per andare a girare il vostro filo di wire. Quindi io taglio, ok, e poi cercherò pian pianino di andarlo a girare attorno al mio elemento, semplicemente in questo modo. Ecco qua, spero insomma che si veda. Ok, fatto da questo lato, andiamo dall'altro e il nostro orecchino è quasi finito. Mentre finisco insomma il mio lavoro da quest'altro, ok, ho scherzato. Mentre finisco il lavoro da quest'altro lato, vi ricordo di, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Andate pure a sbirciare sul sito della L-Beats perché ha veramente tantissimi prodotti. Poi, se volete trattenervi qualche altro secondo, vi dirò qualcosa sul diaspro del paesaggio, che è una pietra veramente molto molto interessante. Ed ovviamente adesso non ci resta che andare a mettere questo bellissimo perno. Lo so che nella tecnica wire bisognerebbe fare tutto quanto al wire, quindi se volete realizzatevi delle monachelle in tecnica wire, ma io ovviamente adoro questi perni perché un orecchino che sembrerebbe dallo stile un pochino etnico, questo perno gli conferisce un tocco di eleganza e quindi, come ben sapete, a me i contrasti mi piacciono tantissimo. Vi mostro ovviamente indossati, eccoli finiti, sono veramente, ragazze, deliziosi, non perché li ho fatti io, e come vedete sono belli grandini, insomma si fanno notare, però non sono enormi. Ovviamente la mia modella del cuore li indosserà e vi metterò una foto di questi orecchini fantastici. Ovviamente questa parte potete farla ancora più piccina o potete fare un modulino arricciato e collegarlo, però questo secondo me è il modo più facile e veloce di realizzarli. Ve li mostro da vicino, guardateli. Diaspro del paesaggio, una grande vocazione simbolica a quello che è il potere della nostra madre terra. Se volete restare un minuto e vi racconto qualche altra cosa. Ciao! Come vi dicevo, il diaspro del paesaggio è anche conosciuto come diaspro color sabbia ed è veramente molto molto apprezzato, vedete, per questi disegni che si trovano sulla pietra che ricordano ovviamente dei paesaggi. Ecco perché diaspro del paesaggio. E questo nelle culture antiche sciamaniche veniva veramente considerata una pietra importantissima.
Praticamente si dice che questa particolare pietra praticamente connetta le persone che la indossino alla nostra madre terra e alle civiltà del passato. Diciamo che può essere usato ovviamente sia per gli uomini che per le donne. Io ovviamente la indosso tranquillamente, mi è sempre veramente piaciuta. Si dice che questa pietra rafforzi il sistema immunitario e che quindi aiuti i reni, l'intestino e lo stomaco. Quindi se volete regalare a un'amica qualcosa per dare dei benefici e fare un regalo anche con un valore, tra virgolette, un po' più spirituale, insomma, potrete tranquillamente orientarvi sul diaspro. Ovviamente è collegato al chakra di base del sesto chakra, quindi lo potete indossare veramente come un talismano. Quindi niente, cos'altro posso dirvi? Io lo adoro, lo indosso spesso e si può utilizzare questo diaspro anche per armonizzarvi veramente con tutte le energie di nostra madre terra. Sicuramente si dice che rilassa e ci fa stare veramente bello in energia. Quindi buona creatività e se vi va, indossate un diaspro. Ciao ragazze! Questa pietra potete usarla anche per le meditazioni, non so se qualcuna di voi lo fa, ditemi sì medito oppure no medito e per quindi mettervi in sintonia veramente con la terra. Si consiglia sempre di indossarla perché fa superare veramente anche molte paure. Quindi con questo non mi resta che salutarvi e augurarvi come sempre ragazze buona creatività a tutte. Ciao!